Nel contesto globale attuale, in cui le tensioni geopolitiche e le crisi ambientali stanno modificando radicalmente il panorama economico, le clausole di forza maggiore rappresentano uno strumento essenziale per la gestione del rischio nei contratti commerciali internazionali. Adottare ed aggiornare tali clausole significa prepararsi ad eventi imprevisti che possono compromettere l'adempimento degli accordi e di conseguenza la continuità operativa delle imprese. Io sono Gianfranco Rossello, avvocato, amministratore dello studio R legale, fiscale ed economico in Italia. Tradizionalmente la clausola di forza maggiore veniva impiegata e viene ancora oggi impiegata con riferimento ad eventi naturali, a scioperi e ad altri eventi imprevisti che impediscono alle parti il rispetto degli obblighi contrattuali. Nel 2025 stiamo assistendo ad un ampliamento della sua definizione. Tensioni geopolitiche, sanzioni internazionali, crisi ambientali stanno diventando sempre più cause legittime che giustificano la sospensione o la modifica degli obblighi contrattuali. Questa evoluzione è il riflesso di un mondo in cui la volatilità politica e le emergenze ambientali giocano un ruolo centrale negli affari internazionali. Per poter redigere una clausola di forza maggiore che sia efficace, occorre rispettare una serie di elementi chiave. Innanzitutto una definizione esaustiva. All'interno della nostra clausola dobbiamo creare un elenco di eventi specifici che sia il più esaustivo possibile, estendendo il concetto tradizionale di forza maggiore ad eventi di natura geopolitica, come possono essere guerre, rivoluzioni, atti di terrorismo, eventi di crisi ambientale, come possono essere disastri ambientali derivanti dai cambiamenti climatici, ed anche eventi di crisi sociale di tipo sanitario, come possono essere pandemie. Un secondo elemento chiave è rappresentato dalla attivazione della clausola di forza maggiore. Dobbiamo quindi stabilire le modalità di valutazione e di attivazione della clausola, indicando gli indicatori e le fonti autorevoli, come ad esempio agenzie internazionali, istituzioni governative che possano certificare l'evento stesso. Terzo elemento chiave riguarda la comunicazione. Dobbiamo anche stabilire termini e modalità con le quali l'attivazione della clausola debba essere notificato all'altra parte e quindi reso noto all'altra parte. Questo per evitare incertezza e favorire una reazione coordinata tra le parti. Quarto ed ultimo elemento chiave sono le conseguenze sul contratto, quindi gli effetti sul contratto dell'attivazione della clausola. Dobbiamo appunto stabilire questi effetti in che termini si debbano esprimere, se ad esempio in termini di sospensione degli effetti del contratto, oppure in termini di modifica dei patti contrattuali, oppure in termini di risoluzione del contratto stesso, stabilendo di conseguenza le responsabilità e gli obblighi contrattuali che ne derivano. L'adozione di clausole di forza maggiore offre sicuramente dei vantaggi, ad esempio quello di poter affrontare in modo proattivo i rischi derivanti da eventi imprevisti, garantendo una maggiore stabilità nelle relazioni commerciali internazionali. Tuttavia ci sono anche delle criticità, come ad esempio la difficoltà di prevedere ogni possibile scenario e la necessità di bilanciare gli interessi delle parti, evitando significativi squilibri contrattuali. Ecco che una consulenza legale specializzata diventa essenziale per la redazione di una clausola di forza maggiore che sia al contempo flessibile e rigorosa. Nel 2025 la gestione del rischio geopolitico e degli eventi straordinari tramite clausole di forza maggiore non è più una mera formalità, ma è diventata una scelta strategica imprescindibile per le imprese che operano a livello internazionale.
Per un imprenditore comprendere e implementare tali clausole lo garantisce non soltanto rispetto ad eventi imprevisti, ma permette di creare relazioni commerciali più resilienti e adattabili alle sfide di un mondo in rapido cambiamento. Questo approccio innovativo rappresenta anche un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, perché garantisce che all'occorrenza di eventi di portata globale l'azienda e quindi l'attività commerciale possa continuare a svilupparsi in modo sostenibile e responsabile. Io ti ringrazio molto di aver seguito. Se tu avessi domande o volessi chiarimenti, scrivimelo nei commenti o mandami una mail all'indirizzo indicato nella descrizione di questo video ed indicato anche nelle informazioni del mio canale. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia il like, condividi ed iscriviti al mio canale per restare sempre aggiornato. Ciao e alla prossima!